Buonasera da Heavy Metal Even. Oggi ci occupiamo di una nostra vecchissima conoscenza che sterza con forza a livello musicale, ma senza ritrovare del tutto l'ispirazione dell'esordio. Dopo tanti anni a gestire prima la webzine e adesso la videozine, noi di Heavy Metal Even abbiamo decine di gruppi che possiamo definire vecchie conoscenze. E a volte questa definizione è addirittura riduttiva. Ci sono casi di band che conosciamo dall'esordio di cui abbiamo potuto seguire tutta la carriera. Spesso questo ci facilita il compito, tra l'altro. Osservarne l'evoluzione offre un quadro molto più completo di un gruppo rispetto all'occuparsi di un disco singolo. Spesso, ma non sempre. Nel caso di Moonscape, invece, seguire questa strada è stato addirittura motivo di confusione per chi ha scritto questa recensione. Abbiamo conosciuto questo progetto del polistrumentista norvegese Havard Lunde nel 2017, all'uscita dell'esordio Entity. All'epoca ci aveva colpito molto col suo death metal progressivo, melodico ed evocativo. Purtroppo, Moonscape non è riuscito a ripetersi 3 anni dopo con Entity Chapter 2, Echoes from a Cognitive Dystopia. Dietro a questo lungo titolo si nasconde un lavoro sullo stesso genere, a cui però aggiunge molte influenze in più, perdendo la personalità e l'anima forte del predecessore. Il risultato era un disco carino ma non esaltante. È stato anche per questo che abbiamo avuto qualche perplessità prima di accettare The Continuum Synergy. Uscito lo scorso 20 gennaio, non dissipa i dubbi sul progetto Moonscape, anzi ne crea di nuovi, in primis per quanto riguarda il genere. Lunde non ha rinnegato del tutto il passato. Il suo lato progressive, ricco di tastiere e suoni, è ancora lì. In compenso, quello death è scomparso. Torna fuori giusto in qualche riff e in qualche atmosfera più oscura. Per il resto è stato sostituito da un lato power metal che però risulta molto sui generis, già sentito 1000 volte nel corso dei decenni. Un effetto a cui contribuiscono dettagli come un concept, fantascientifico in questo caso, e la presenza di diversi cantanti ospiti, il che avvicina Moonscape ai vari Avantasia, Aireon e le tante metal opera che hanno seguito le orme di questi gruppi. Il vero male di Continuum Synergy è però come, in Entity Chapter 2, una certa mancanza di ispirazione. Meno grave che nel predecessore, si sente che qui ci sono più sforzi nel songwriting e un tentativo di miglioramento, in parte riuscito, non è però guarito del tutto. Da un lato è vero che la musica composta da Lunde riesce a risultare memorabile, non anonima come era quasi sempre nel disco precedente. Ma accade soltanto quando Moonscape non cade nell'errore di guardarsi troppo allo specchio, come purtroppo capita troppo spesso a tante altre band progressi. Da questo punto di vista non è un caso se le canzoni più focalizzate e meglio realizzate sono anche quelle del minutaggio minore. Brillano in particolare A Rendezvous in Time, semplice brano power metal diretto, cupo, di ottimo impatto, e I Heaven Knows My Name, che invece punta molto sul prog. Colpisce però per sensibilità, oltre che per qualche trovata riuscita, come il ritornello o le influenze elettroniche. Al più si può citare Elegy of Lost Souls, che non impressiona come le altre due, ma è di una bella delicatezza progressive nel suo calmo fluire. Per il resto però, le altre 3 canzoni, escluso l'intro, che compongono The Continuum Synergy, sono fin troppo lunghe e tendono parecchio a perdersi. Hanno tutti i loro spunti, ma annacquati in un mare poco interessante, a tratti persino scolastico e banale, specie sul lato power. L'emblema di ciò, e anche del disco, è la conclusiva Beyond the Periphery, tra l'altro l'unica più che discreta delle 3. A tratti molto interessante nelle trame musicali, con spunti epici e altri di bella atmosfera, altrove nei suoi oltre 10 minuti perde molto di incisività. Per tutti questi motivi, The Continuum Synergy è alquanto difficile da valutare. Da un lato rappresenta un piccolo miglioramento rispetto a Entity Chapter 2 ed è anche più giustificabile, visto il radicale cambio di coordinate musicali del progetto Moonscape. In fondo, un album di assestamento ci può stare. Tuttavia, d'altra parte, parliamo pur sempre di un lavoro buonino, piacevole da ascoltare e che può piacere ai fan del progressive power metal. Tutti fatti positivi, non fosse che Howard Lunde, di nuovo, non riesce a ripetersi sui livelli dell'esordio. In fondo anche questo può andare bene, dopotutto la sua musica non deve per forza esaltare. Per quanto ci riguarda, tuttavia, dopo aver seguito la sua intera carriera, noi continuiamo a sperare in qualcosa della classe del primo Entity. Non molto a questo punto, ma non si può mai sapere. Voto di Heavy Metal Even 74 su 100.
Come sempre siamo alla fine. Se hai apprezzato il video ti invitiamo a mettere like, a commentarlo e a condividerlo. In più puoi iscriverti al nostro canale e attivare la campanella per non mancare neppure uno dei contenuti che pubblichiamo settimanalmente. Infine, seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito, trovi i link qui sotto. Ci vediamo alla prossima volta.